Ciao a tutti amici di Guidrive e benvenuti in questo nuovo video. Durante l'ultimo salone di Ginevra ci aspettavamo tutti il punto d'incontro tra la Mazda CX-3, il piccolo SUV da città, e il più grande SUV CX-5, quindi la CX-4. Cambiando il nome, Mazda ha portato alla kermesse elvetica la CX-30, il SUV che proveremo oggi, che non è altro che la versione un po' rialzata, con qualche protezione in plastica, con la trazione integrale disponibile su tutte le versioni, dell'auto di successo Mazda 3. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e in attesa di un test drive più approfondito, perché queste di oggi saranno delle primissime impressioni di guida, vi ricordo anche di attivare le notifiche cliccando sul campanello e, se vi va, di dare anche uno sguardo per restare aggiornati con i nostri contenuti e i nostri account social Facebook e Instagram. Ma ora saliamo a bordo. A bordo della Mazda CX-30 è chiaro come Mazda sia diventato negli anni un brand premium per quanto riguarda la categoria delle auto asiatiche. All'interno lo si vede subito innanzitutto dal punto di vista estetico, perché l'armonia delle linee del core design presente all'esterno la si trova anche all'interno, con questa plancia in pelle abbastanza buona tra l'altro, pulitissima, con superfici in gloss black quasi totalmente prive di pulsanti, ma anche dal punto di vista proprio del comfort di guida, perché sono seduto in alto, perché questo è un piccolo crossover, ma i sedili in sé sono comodi, morbidi per la pelle e anche avvolgenti dal punto di vista della zona delle spalle, dei fianchetti e della seduta. Anche le sospensioni, sebbene siano non troppo morbide, assorbono veramente bene le asperità. E per quanto riguarda invece la insonorizzazione dell'abitacolo, anch'essa è molto buona. Parlando invece della visibilità durante la marcia, le superfici vetrate date dal parabrezza e dai finestrini con questo montante sottile appunto fanno godere alla guida di un'ottima visibilità. La forma del muso dell'auto, che è piuttosto spiovente, fa abituare subito a quelle che sono le proporzioni della vettura, quindi in fase di manovra, anche dai primi momenti di guida, mi ci sono quasi subito abituato. Ovviamente per la forma estetica del lunotto, che è molto stretto, ci sono un po' di angoli ciechi, ma non bisogna temere alcunché. Perché l'auto ha a disposizione, almeno nella versione che sto provando io, telecamere che godono di una visuale digitale a 360 gradi, quindi per il parcheggio non c'è assolutamente alcun problema. Bene, questa CX-30 monta un motore 2000 Skyactiv G, un benzina 4 cilindri da 122 cavalli, con però una tecnologia mild hybrid. Cosa vuol dire? L'auto non può camminare in modalità full electric, però per la legge è un ibrido a tutti gli effetti, perché può dare un piccolo boost per quanto riguarda le ripartenze al semaforo, e soprattutto questa è una caratteristica da non sottovalutare di questo modello: l'auto, in comuni come ad esempio quello di Bari in cui ci troviamo attualmente, è esente dal bollo per 5 anni, quindi molto molto importante. Al di là del comfort, con un buon assorbimento delle asperità che in una città come Bari non mancano mai, le sospensioni sono tarate bene anche per quanto riguarda la stabilità. Noi l'abbiamo provata in percorsi cittadini, ma anche sulla strada statale, per portare in città l'auto dal concessionario, e devo dire che in curva a velocità da tangenziale, quindi tra i 70 e i 90 km/h, l'auto si comporta veramente bene, è risultata molto molto stabile. In generale questo motore 2000 gode di un'ottima ripresa, devo dire, sia nelle ripartenze a semaforo, grazie appunto al mild hybrid, sia in generale alla spinta che può garantire il propulsore in sé. Lo sterzo lo sento abbastanza leggero, ma leggero in quest'auto non vuol dire assolutamente uno sterzo blando, perché è dotato comunque di un'ottima precisione e soprattutto lo sento molto deciso nei cambi di direzione. Tra l'altro questa CX-30 è un'auto nuova rispetto ai piccoli e grandi crossover CX-3 e CX-5 del brand giapponese, perché, come vi ho detto all'inizio, è un'auto che si basa fortemente sulla Mazda 3, con la quale tra l'altro condivide anche il pianale. Dal punto di vista invece delle performance in fase di frenata, sono sincero, non ho effettuato per fortuna delle frenate d'emergenza brusche, però vi posso dire che uscendo dalla tangenziale, quindi dovendo rallentare a velocità cittadine, ho sentito i freni con un ottimo mordente. Parlando un attimo del piacere di guida, ci sono due caratteristiche molto positive della CX-30. Innanzitutto, ad auto ferma al semaforo, anche se lo start and stop non è attivato e quindi l'auto rimane con il motore acceso,
non ho notato alcun tipo di vibrazione e garantisce un ottimo comfort questa sua caratteristica. La seconda caratteristica positiva è questa leva del cambio, perché ok, l'auto è disponibile anche con cambio automatico, anche con trazione integrale, dato che adesso stiamo guidando un modello a trazione anteriore, ma ragazzi, il piacere di guida che sto avendo con questa leva del cambio così corta, con questi innesti veramente decisi, è spettacolare. È chiaro, sono su un crossover, non sono sulla Mazda MX-5 di Enzo, ma questa leva del cambio è veramente piacevole da utilizzare, quindi 5 stelle per me. Se parliamo delle dotazioni di bordo tecnologiche di sicurezza, quest'auto ne ha a bizzeffe, a partire dalla pulsantiera su questo volante dalle dimensioni generose, tramite la quale si possono controllare cruise control, mantenimento di corsia, o anche i sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida, quali ad esempio tutti i sensori e le telecamere che rilevano il sopraggiungere di vetture in fase di manovra o in parcheggio, il rilevamento, scusate, della stanchezza del guidatore, e anche controllabile dalla manopola che si trova qui dietro la leva del cambio, c'è lo schermo da 8,8 pollici presente al centro e in una posizione veramente strategica. Perché? Per controllare le decine di caratteristiche tecnologiche in dotazione, le potete vedere in questo video qui in alto nelle schede, focalizzato però sulla Mazda 3, appunto si trova in una posizione più alta rispetto alla media del mercato, e quindi questo mi permette di poter non troppo distogliere lo sguardo dalla strada. Con un prezzo di partenza di 30.050 euro, la CX-30 rappresenta certamente una valida alternativa rispetto alle rivali dello stesso segmento. È chiaro, non è un prezzo esattamente alla portata di tutte le tasche, ma va considerato che stiamo parlando dell'allestimento Exclusive, che ha di serie il portellone elettroattuato, la telecamera 360 gradi e veramente una miriade di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Fatemi sapere i vostri pareri riguardo questo prezzo e soprattutto questo modello qui sotto nei commenti, e in attesa di un test drive più approfondito a 360 gradi di tutta la vettura, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e, se vi va, di dare anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram.